Oggi vi farò scoprire un altro sito, sicuramente magari molti di voi lo conosceranno, altri no, è un altro sito che è simile praticamente a Canva, quindi il classico sito per creare, oltre a tante bellissime immagini, anche le miniature che noi youtuber, quindi noi creator, digitali utilizziamo e ne abbiamo bisogno proprio per, andarle a inserire nel nostro video quando lo andiamo a pubblicare giornalmente, mensilmente, quando decidiamo noi. Quindi in questo caso per creare delle bellissime copertine, oltre a Canva che è il sito diciamo più utilizzato, vedere insomma che esistono anche altri siti, però, devo dire che molti siti praticamente, anche se noi andiamo a scrivere, sito per creare copertine, YouTube, effettivamente miniature, ecco, YouTube, effettivamente poi all'interno non fanno nulla di ciò. Quindi, vi farò vedere questo sito qual è, soprattutto può essere utilizzato intanto da chiunque, anche chi viene da Canva, soprattutto da chi viene da Canva che ultimamente sta riscontrando veramente il problema e ahimè a me dispiace perché, anche io utilizzavo molto Canva, da ora in poi, magari non lo potrò più utilizzare, non lo utilizzerò più perché mi dà fastidio. Il problema è che Canva non va d'accordo più con le VPN, quindi in questo caso Canva direttamente blocca, ogni volta che noi dobbiamo andare a rendere una miniatura, creare un'immagine, quello che vogliamo, basta che c'è una VPN in atto, attiva e direttamente Canva non lavora più. Quindi in questo caso, siccome ognuno è libero di scegliere se montare VPN, installare VPN, figuriamoci, siamo in dei paesi liberi, per me tutti questi siti che bloccano ovviamente tutte queste VPN li scarto immediatamente. Quindi già da tempo sono passato ad Adobe Express. Adobe ovviamente, figuriamoci, Adobe fa tutto, fa programmi veramente professionali. In questo caso totalmente gratuito come a Canva, sempre con registrazione, quindi possiamo andare a registrarci, praticamente possiamo scegliere dei pacchetti a pagamento, ma molti pacchetti invece sono gratuiti, quindi non perdendo tanto tempo vi farò vedere come andare a creare delle copertine con Adobe Express. Perfetto, non ci rimane altro che andare ad aprire una pagina di internet e andare a scrivere praticamente in alto Adobe Express, dando un invio. In questo caso dobbiamo andare a cliccare dentro lo strumento online gratuito di Adobe, quindi Adobe Express, lo andiamo ad aprire. Perfetto, e già qua praticamente ci dirà cosa possiamo andare a fare. Possiamo anche andare addirittura a creare dei curriculum incredibili gratuitamente e in pochi minuti, quindi possiamo andare a scrivere direttamente crea ora. Quindi praticamente l'unica cosa che noi dobbiamo andare a fare su Adobe Express, che già siamo all'interno, io ovviamente farò accedi, voi dovete fare ovviamente registra, perché ovviamente chi non è registrato non può creare la copertina ma non la può scaricare, non può effettuare il download. Quindi in questo caso direttamente io farò il mio accesso, quindi con email e password. Perfetto, una volta effettuata la login, dove ci troveremo? Ci troveremo in questa bellissima schermata iniziale, dove spunterà la di Adobe che sta caricando il nostro software. Eccolo qua, questo è Adobe Express, veramente veramente bello, carino. Ovviamente si può provare anche, vi ho detto, la versione premium, vi potete unire alla comune, insomma potete fare quello che volete. Quindi se per esempio ora vi farò vedere questo qua sopra che è veramente bello, cioè che già si possono creare immagini rispetto a quello che dobbiamo andare a fare, dove le dobbiamo andare a collocare, quindi se è un biglietto d'auguri e ci sono i modelli, se è un invito, soprattutto i quadrati per esempio di Instagram. Chi lavora molto con Instagram non deve passare da altri software esterni per tagliare l'immagine e molte volte nemmeno si sanno le misure. Quindi direttamente mettendo il quadrato di Instagram lui farà il modello preciso per quanto riguarda Instagram, per quanto riguarda le storie di Instagram, i TikTok, i reel, logo, insomma volantino, possiamo fare noi tutto quello che vogliamo, mi raccomando sfogliate perché effettivamente ce ne sono molti. E quindi in questo caso per esempio io andrò a cercare, per risparmiare tempo, miniatura YouTube, proprio dovete scrivere anche voi, in questo caso facciamo cerca miniatura YouTube e lui già mi va a aprire come se fosse Canva praticamente tutte le miniature di YouTube disponibili, quindi qualsiasi cosa, per esempio questa immagine qua che è una miniatura praticamente che serve per YouTube, ovviamente è in versione premium perché qua sotto vedete la coroncina, quindi dove c'è la coroncina ovviamente voi non potete andare a cliccare. Ovviamente ci sono i modelli, quelli che interessano là, quindi potremmo fare visualizza tutto e serviranno veramente molti modelli. Mi raccomando, quelli con la coroncina no, perché dovete avere il premium che comunque potete anche provare. Quindi in questo caso per esempio una che non sia a pagamento, quindi libera, questa di qua per esempio è senza coroncina, io clicco dentro e posso fare personalizza modello. Una volta aperto il modello, quindi lui caricherà tutto quello che c'è all'interno, vi fa insomma vedere anche, possiamo chiudere,
mi fa vedere all'interno qua verso la destra, tutto il materiale che comunque c'è all'interno di questa immagine. Quando dovete vedere la stellina la ritroviamo qua, buono e così, tutto quello che a noi non interessa, qua ci dà una preview, noi lo possiamo direttamente andare a evidenziare e togliere col cestino, quindi preciso super giù, se non super giù, proprio preciso al nostro Canva. Quindi in questo caso magari noi qua ci possiamo andare a scrivere un testo, per esempio, ci possiamo mettere anzi nuovo, per esempio, metodo per creare copertine, per esempio. Perfetto. Quindi magari questo di qui lo possiamo lasciare perché ci interessa, questo di qui lo possiamo andare completamente a cestinare, troppe scritte, il pallino per esempio non ci interessa. Qua possiamo mettere per esempio un sito, anche per esempio il nostro sito internet, quello che vogliamo noi, per esempio www.pincopallino.it, per esempio, pincopallino.it. Lo possiamo ingrandire, quindi allunghiamo, andare ad aumentare il testo da qua a destra, quindi andandolo ad aumentare possiamo fare quello che vogliamo, lo possiamo spostare, mi raccomando dipende come è combinato, spostate la scritta e il retro. Quindi per esempio questo di qui lo possiamo eliminare che non ci serve perché noi vogliamo fare capire il nuovo metodo per creare le copertine, quindi in questo caso allarghiamo al massimo perché dobbiamo essere incisivi. Poi visto che c'è una stellina che non ci interessa la possiamo togliere, questa per esempio la potremmo anche lasciare, e qua per esempio ci potremmo mettere proprio il logo di Adobe Express. Possiamo andare ad aprire una pagina di internet, quindi scrivendo Adobe Express, che poi è quello che comunque noi facciamo cliccando su proprio immagini, è quello che facciamo un pochettino tutti, quindi eccola qui, qua abbiamo nel sito ufficiale la copertina, il logo di Adobe Express. Non rimarrà che fare, tasto destro, salva immagine con nome, andremo a salvare proprio nel nostro desktop. In questo caso una volta che abbiamo salvato l'immagine la possiamo andare a copiare e incollare. Facciamo tasto destro, copia, apriamo di nuovo il sito, ci mettiamo qui sopra, CTRL V, incolla, e qui praticamente abbiamo il bellissimo logo di Adobe Express, quindi lo potremmo anche allargare un pochettino di più. Magari possiamo dare un effetto, già ho fatto video in precedenza, possiamo praticamente questo di qui scontornarlo, quindi crearlo con anche, possiamo fare anche un remove sfondo, praticamente lui rimuoverà lo sfondo. Attenzione perché nelle scritte magari non potrebbe essere tanto perfetto la rimozione dello sfondo, perché di solito rimuovo lo sfondo in maniera impeccabile solo sul logo. Quindi se comunque non vi interessa la scritta potete anche lasciare il tutto così per com'è. Però un trucchetto praticamente per, intanto vediamo qua che sta caricando per togliere lo sfondo dal logo, vediamo se ci riusciamo. Perfetto, quello che vi ho detto io. Ovviamente la scritta lui tende a non, diciamo, tenerla perché è difficile andare a scontornare delle scritte, quindi in questo caso se vi sta bene così potete tenere il logo e comunque si riconosce che la di Adobe. Però possiamo anche tornare indietro, così vi faccio vedere dove ci sono i pulsanti per tornare indietro. Possiamo tornare anche indietro, per esempio, è un trucchetto per evitare comunque di andare a scontornare. In questo caso si hanno difficoltà a scontornare perché comunque Adobe Express è una scritta. Un trucco che vi posso insegnare è quello di dare lo stesso colore di sfondo praticamente alla scritta, al riquadro dietro. Quindi in questo caso se è bianco noi diamo anche lo sfondo, quindi colore sfondo, diamo il bianco addirittura. Ecco qui, potete vedere benissimo che ora sembra scontornato. Però non vi ricordate che questa scritta che noi a sua volta abbiamo dato come bianco dobbiamo andarla a modificare, quindi non possiamo tenere una scritta bianca, quindi in questo caso dobbiamo andare a scegliere noi un altro colore. Basta evidenziare all'interno proprio il quadratino è evidenziato e dobbiamo andare qua sul riempimento, che una volta che sia bianca possiamo mettere nera per esempio, possiamo anche andare a un colore personalizzato, quindi in questo caso si aprirà la fascia di colori, per esempio siamo sul rosso, possiamo scegliere un rosso più chiaro fino a un bordeaux, dell'arancione, del verdino, del giallo, possiamo andare a scegliere un giallino, possiamo andare a scegliere un violaceo, per esempio possiamo riprendere anche i colori di Adobe, quindi questo di qua per esempio risulterebbe carino. Quindi in questo caso prendete qua abbiamo creato noi, questo possiamo prendere anche ingrandirla, perché tanto stiamo attenti a non andare oltre, anche se per esempio possiamo andare oltre, anche se abbiamo coperto questa scritta, basta questa di qui metterlo ovviamente allinearla in avanti, quindi cambiare praticamente come posso dire, l'interfaccia portandola avanti, quindi portandola in primo piano o in avanti. Quindi qua potete capire bene che abbiamo sia allargato
la nostra immagine che la schermata è portata in avanti, quindi proprio dà l'effetto come se fosse scontornato. Una volta per esempio che abbiamo finito la nostra copertina, che così a noi piace, non dobbiamo fare altro che cliccare su scarica e in questo caso scaricare in PNG per quanto riguarda le immagini, in JPEG o in PDF, quindi veramente bello anche perché dà più estensioni per andare a salvare il nostro file. Quindi questo di qui prende il nostro, abbiamo creato così la nostra copertina, quindi farò io scarica PNG, scaricherò. Una volta che abbiamo finito di scaricarlo, ovviamente quello che abbiamo scaricato lo farà trovare nella cartellina download, quindi io l'ho messo sul desktop e sarà questa proprio la nostra immagine finale, quindi nuovo metodo per creare copertine. Ovviamente io posso anche utilizzare questa, però ovviamente la devo andare a sistemare un pochettino, perché ovviamente il sito Pinco Pallina era stato solo in una fase di test, quindi non posso praticamente tenere il sito Pinco Pallino, quindi ovviamente poi quando caricherò il video ovviamente ci sarà una copertina ovviamente più adatta. Questo è per farvi capire come si riescono a creare in maniera veramente gratuita. Avete visto, non dà problemi almeno finora con VPN, Adobe Express, quindi potete in maniera gratuita, mi raccomando, e andatevi a registrare, che solo così potete effettuare il download delle copertine di YouTube e tutto quello che ne concerne, quindi avete visto immagini per Instagram, per TikTok, tutto quello per il Reel, tutto quello che volete. E quindi andate a provare se anche voi avete questo problemino con Canva e se anche voi invece volete prendere altre immagini di copertine. Ciao a tutti, alla prossima!